Visto che me l'avete chiesto, in diversi facciamo la stessa cosa che ho fatto per i due tom, il 12x8 e il 12x10, ma sui rullanti. Quindi andiamo a vedere come la profondità va a cambiare il suono, chiaramente a parità di accordatura, ma questa volta sui rullanti abbiamo 3 Ludwig Black Beauty, 14x5, 14x6,5, 14x8. Perché Black Beauty? Perché ho questi. Ne ho 3 e sono tutti e 3 uguali, nuova generazione, i 2 vecchi sono sullo scaffale, quindi questi qua sono tutti bene o male dello stesso periodo, recenti. Abbiamo CS battente, Ambassador risonante, Easy, la classica, delle cordiere Pure Sound, tutto identico, cambia solamente la profondità. Cerchi tripla flangia, tutto uguale. Sono accordati alla stessa maniera col metodo che dimostro nel mio corso d'accordatura scelta e gestione del suono, che è disponibile sul mio sito. Ve li faccio sentire. Le battenti sono sui 270 Hz, che è circa un do diesis come nota. Già qua sentiamo una piccola differenza. Sul 5 il suono, il decay è minore rispetto all'8. Chiaramente, come abbiamo visto sui tom, essendoci meno cassa, finisce un pochettino prima. Mentre sulla parte risonante abbiamo una tensione di 370 Hz. Non è semplice farli, diciamo, tutti e tre uguali sotto, perché come ben sapete c'è lo snare bed, il bordo non è uniforme, c'è la cordiera, c'è una pelle molto molto sottile, ci sono i vari cambiamenti di tensione anche quando si vanno ad accordare, le stabilizzazioni nel tempo, quindi però diciamo che siamo veramente vicinissimi. Vi ricordo che non è una gara, non stiamo decretando qual è il vincitore, non ci sarà il podio alla fine, non siamo alla MotoGP. Quindi che cosa succede? Abbiamo 3 rullanti diversi e avremo 3 risposte differenti, una per ogni gusto, una per ogni genere musicale. Quindi è semplicemente un test per capire le differenze, non è una gara. Ma andiamo a fare il test e vediamo come si comportano. Allora, prima cosa da dire, il 6,5 è sceso leggermente dalla metà in poi di accordatura di qualche centesimo. Veramente sui rullanti è un pochettino più dura mantenere la stessa accordatura, però vabbè, il test comunque sia valido. Come avrete sentito, poi ditemi nei commenti che cosa percepite, perché ognuno di noi percepisce una cosa diversa anche in base alle abitudini e ai gusti. Io quello che ho percepito è che l'overtones in alto rimane lo stesso, vista l'accordatura che è veramente vicinissima,
fra tutti e tre i rullanti. Quello che cambia è la fondamentale. Quindi cosa succede? Sul 6 avremo in pratica un suono un pochettino più definito, con meno parte bassa, e andando dal 6,5 poi dopo sull'8 avremo sempre lo stesso overtones ma con più ciccia, diciamo, sotto. Il rullante è la parte fondamentale del drum set, è veramente super personale e come ho detto prima non c'è un vincitore, non è una gara. Ma veramente qui possiamo sbizzarrirci e divertirci come più ci piace. Molto spesso viene usato un 5 con la coloratura molto bassa, perché avendo meno aria dentro risuona un pochettino di meno, un pelo più fermo per certe accordature, e buca lo stesso perché essendo un 5 quindi basso ha un pochettino più di punch magari rispetto a un 8. Se scordiamo molto un 8 ci verrà un suono veramente molto molto basso che però magari rimane un pochettino più chiuso e un pochettino più sottomesso, più basso. Al contrario, se andiamo a tirare un 6,5 un 8 ci viene un suono con una bella pacca, però ancora ha un pochettino di corpo, mentre invece il 5 sparerà veramente altissimo. Sono queste le piccole differenze. Poi, come ho appena detto, ci sono le pelli, le cordiere, il modo in cui suonate, che quello non mi stuferò mai di dirlo. Veramente sul rullante ognuno ha il suo suono. Io delle volte mi capita di andare a fare delle prove o una data, cazzo, di questo rullante, però non suonava così. Me lo ricordo che suonava meglio. La data dopo, è tornato a suonare bene, ma non è il rullante, sono io che magari o non suono al centro, non sono in forma, oppure, chi lo sa, quel giorno gira così. Quindi il rullante è veramente molto molto personale. Fatemi sapere che cosa ne pensate, che cosa avete sentito come sempre, e sono sempre qua per qualsiasi cosa. A presto!